Ciao a tutti! In questo video vediamo come utilizzare le misure del video precedente per ottenere il circuito equivalente dei nostri cavi preferiti. Iniziamo dividendo il cavo qualsiasi nelle sue parti principali, il conduttore di segnale, il conduttore di massa e di materiali che si trovano tra loro. I materiali di un cavo coassiale medio sono rame per il segnale, rame per la massa e plastica per il materiale di intermezzo, di solito rossa o bianca. Se utilizzate cavi twistati, parte dell'intermezzo potrebbe essere aria. Cominciamo a vedere i due conduttori metallici di segnale. Questi hanno una resistenza, sia il cavo di segnale sia il cavo di massa. La resistenza di per sé è bassissima rispetto al carico medio. Infatti, il carico medio potrebbe essere anche 10.000 o 100.000 volte questa quantità. Deve per forza essere considerata nel funzionamento complessivo del cavo, non tanto per la sua dissipazione ridicolmente bassa, ma in quanto è la resistenza di limitazione dell'effetto capacitivo, che realmente potrebbe mandare a massa il segnale, il quale non arriverà mai all'amplificatore. Ora passiamo alla capacità parassita. In fisica si definisce condensatore quell'oggetto elettrico formato da due metalli ad una certa distanza tra loro. Abbiamo due proprietà di questo oggetto che ci interessano. Se si aumenta la distanza tra i fili, la capacità diminuisce e viceversa. Ad esempio, se un cavo coassiale è molto sottile, si ha una capacità parassita alta. Inoltre, se si cambia il materiale di intermezzo, può cambiare la capacità. L'ultimo valore del circuito equivalente che ci interessa è l'induttanza parassita. L'induttanza si ottiene tramite delle spire. La spira è un circuito chiuso, che nell'immagine è segnato in verde. Un cavo coassiale è formato da un'unica spira cilindrica. Il circuito equivalente è il seguente. Da notare che i valori di resistenza e induttanza misurati, per essere inseriti a schema, vanno prima divisi per 2. Grazie per la visione.